Eccomi qua, ce l'ho fatta con qualche minuto di ritardo perché non è voluta andare la telecamera del telefono, quindi siamo ritornate all'era primitiva di Twitch con la webcam del Mac, ma va bene così, cercherò di metterla in live, anche se non penso. Ah, devo andare su dispositivo di cattura video e più dispositivo e non mi esce più l'iPhone perché ho fatto disconnetti prima. Vabbè, io sto sudando come sempre. Aspettiamo il condizionatore che faccia il suo effetto, il suo lavoro. Rakira, tu cosa pensi? Perché non mi fa collegare il telefono? Light Night. Di... No. Si ne sente pianissimo solo a me. Che senso pianissimo? Allora devo mettere i microfoni. Aspettate, mettiamo un attimo. Fa molto caldo qua. Infatti non lo so in chi cazzo ho mosso sto condizionatore. Non si ciuncano mai le mani. Cambiano i tasti e non va. Adesso dovrebbe andare. Allora, microfono c'è tutto questa sera, c'è tutto, tranne la telecamera. Fammi vedere un attimo una cosa. Ecco, così vedo tutto, anch'io. Cos'è che manca? What is missing in this live? La telecamera. Si sentiva meglio prima? In che senso? È vero, avete ragione. Sento che non sentite. Aspettate. 1, 2, 3. Ecco, forse adesso si sente... No. Allora, adesso dovrebbe sentirsi bene. Si sente bene o non si sente bene? Prima si sentiva bene. Allora, sentire un rompito. Si sente bene, non si sente bene, il microfono senza microfono sempre fa schifo tutto. Cioè, non capisco perché sti cazzo di cose non vanno mai. Vabbè, meglio senza. Io sto sudando 7 camicie qua a Napoli, vi prego non venite a Napoli. Quindi ne siamo più caldo fa. Allora, adesso è perfetto. Io fin quando non si raffredda questa stanza, assolutamente non si può iniziare questa live. Quindi ti prego funziona perché mi sto sciogliendo. Ma che cazzo? Aspetta. Hanno lasciato la porta aperta dalla vicina. C'hanno la coda, come si suol dire in questa casa. C'hanno la coda. Portami di sopra. Sono una palestica. Suspect e lei, grazie. Thank you. Allora, aspettate. Tra l'altro c'ho il computer a 41. Io farei così. Prendere un attimo il caricatore, mettere il computer sotto carica. Giusto.
portami rispetto, sono nata palestra. Hai sentito questo rumorino? Fondamentale. Allora, questo condizionatore non va, ha deciso di non andare quest'oggi. Finalmente! Sei ancora qua? Vedete, Ikea serve a qualcosa. Ti prego, funziona. Portami rispetto, sono nata palestra. Ah, vedete che caldo che fa? Mamma mia. Ma non funziona questo coso. Finalmente! Penso che adesso un po'. Forse adesso sta andando, dai. Allora, io ho il mio Samsung, ecco qua. Quest'oggi ho il mio Samsung Finalmente! perché vorrei in teoria procedere con le confessioni anonime. Anonymous confessioni. Come possiamo collegare però questo? Prima vediamo. Allora, io provo ad eliminare tutto. Fotocamera, come mai non c'è? Cioè, non appare proprio da quando l'ho disconnesso, però. Ah! Non è che serve il cavo, ho capito forse. Dai, possiamo fare così. Aspettate, guardate. Allora. Esatto, era proprio questo. Allora. Portami rispetto, sono nata palestra. Adesso lo rifacciamo, vediamo. Cattura, 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 cattura. Ok, perfetto raga. Adesso facciamo così. Mettiamo questo sotto carica, aspettate. Aspettate. Allora mettiamo questo sotto carica il computer. Io sto diventando troppo tecnologica ormai. Allora, il computer è sotto carica. Questo lo posso mettere qua. Ok. Vediamo. Vedete? Tutta un'altra storia. Ecco. Io ve l'avevo detto che era tutta un'altra storia così. Bene, io da quando ho fatto questo taglio dovete sapere che sto facendo soltanto i capelli lisci perché non riesco proprio, è pure la sauna, cioè io non soltanto mi faccio lo shampoo, poi me lo dovrei rifare perché sudo nell'asciugarmeli. Non so quando inventeranno qualche asciugatura fresca senza prendere la bronchite. E quindi niente, comunque sono felice di questo taglio perché prima veramente non si poteva fare con quei capelli. Se non si fosse capito sono felice di questo taglio. Allora, andrei avanti.
Captain Mac 10 subs, Z for Life 5 subs, Poirwin 5 subs, Ala Madrid 10 subs, Lucy Lance 5 subs. Thank you guys! Grazie ragazzi! Ma più che altro, quando venne Virna? Sono d'accordo, Mary. Mary, l'altra volta ti ho appeso alla fine, ma abbiamo mangiato le schifezze in macchina e i cosiddetti cibi americani che tanto americani poi alla fine non erano. Subtitles. Aspettate, ho capito. Ho capito qual è il problema. My fault. Adesso ci sono anche sottotitoli, quindi potete vedermi perfettamente. Vanno gli alert, il contatore, i sottotitoli, ci sono io, c'è tutto. In meno di 10 minuti. Questo è un miracolo. È un miracolo. Vorrei proprio vedere la mia prima live. Mi verrebbe da ridere. Facciamo così, un poco più basso. Mi verrebbe da ridere la mia prima live. Sei una pro ormai. I agree. I agree. You don't want to see it. Cosa? Grazie Sally! Thank you so much Sally! Sally 526, thank you. Allora io direi di iniziare con le confessioni anonime. Quindi come ruota? Comunque già me ne sono pentita di questa ruota. È una ruota di prova, ok? Facciamo così, questa è una ruota di prova e dobbiamo rivalutarla. L'altra volta sono stata più o meno fortunata anche, però quell'uovo in testa mi sta un po' preoccupando, sinceramente. Anyway, togliamo l'uovo, sono d'accordo. Adesso iniziamo. Thank you so much, 62. Let's go started. To read. Allora dai, iniziamo a leggere queste confessioni anonime. Let's start reading these anonymous confessions. Confessioni. Con un po' d'acqua, già c'è il bicchiere d'acqua in testa, non ti preoccupare, c'è tutto. Rachele, vediamo se Rachele ha mandato il link. Rachele, ma sta dormendo? Rachele, ancora devi inviare il link. Ma ci rendiamo conto? Oggi contiamo i denti. She's only done one thing off. Let's start reading. These anonymous confessions. C'è ancora il buco di quando mi è entrata la vite dentro al dito. Abbiamo la ruota, Zezze, Rachele, la sveglia sono alle 2 di notte. Yam bell. Dai, Rachele. Che Mary Marfella deve andare a fare il suo turno.
Why it's fun, lol. LOL. Allora, Rachele, trattami bene. No, non ti tratto bene. Ok. Che significa scrivi la tua confessione? Ma non mi devi dare questa parte qua, mi devi dare la parte dove io posso leggerle, Rachele. Veramente, cioè, è inconcepibile una cosa del genere, non so come dirtelo. Veramente sconvolta. Sconvolta. She is BTW e Between. Ecco Rachele che me l'ha inviato il link. Niente Rachele, è come prima. Niente, vabbè, facciamo una live dove parliamo perché a quanto pare le confessioni non ci sono. Sono state perse. Sono state perse le confessioni. Vabbè. Sì, parliamo. Ecco, no, Rachele, no. Rachele. E mo che ne so io qual è la password? Ah, ecco. Sto andando in panico, Rachele. Devi. Io che non leggo mai nulla. Portami rispetto. Rilevi, grazie. Allora, sta andando. It's going dizzy, it's going. Allora, partiamo da giù questa volta. Giù. Allora, leggo questa. Siete pronte? Sì o no? Secondo me no. Pronti? Partenza. Via. Allora. Allora, no. Era questa. Sto ancora insieme a mio marito, anche se negli ultimi 3-4 anni mi sono resa conto di amare le donne. Portami Ecco qua, Felicia, 1, 2, 3, 4. Thank you so much, Felicia! Quindi, sto ancora insieme a mio marito, anche se negli ultimi 3-4 anni mi sono resa conto di amare le donne. In pratica, io e lui è come se fossimo separati in casa, ma senza averne parlato, e io frequento di nascosto una donna. Cose vostre. Ma che relazione è se non vi parlate? Scusatemi. Comunque voglio ricordare alle persone che hanno Prime che vi potete abbonare gratuitamente al canale. Why don't people get divorced? I don't know, Vale. I don't know. Cheating. So, cheating? Cheating si dice. Com'è che si diceva? Cheats. Sì, cheating. Però la pronuncia è buona, no? Cheating. Giusto?
Tenesord per forza, Mary Marfella, non pensare male. I will never understand why people cheat so easily. Peaceful W0LF Wolf. Peaceful Wolf. I don't know. I will never understand too. Me too. Me too. Either. 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 Sorry. E beh, senza commentare. Either. Either. Me too. I will never understand either. Tonight the audience we listen, we don't judge. Tonight the audience we listen, we don't judge. Ok. Mi sto sentendo con una ragazza, ma continua a piacermi molto la mia migliore amica etero. Una volta stavo in intimità con uno, era di notte inverno fuori ad un lido di Napoli. Sul più bello due vecchietti bussavano alla porta della macchina, noi ci spaventammo giustamente chissà da quando guardavano. Io morta dalla vergogna, scusatemi, ho tolto la pagina, no, qua. Io morta dalla vergogna, era il custode del lido che ci vide dalle telecamere, non ho mai fatto più sesso in macchina. Che figure e merda. Ragazzi. Di senza parole, ma i gesti sono tutto. Che significa? Atti osceni in luogo pubblico. Plaizin 7. Esattamente. Ho accidentalmente mandato un messaggio super super provocante nel gruppo di famiglia invece che alla mia ragazza. Maro, che figura di merda. Che sta una grande figura di merda, per esempio. People are living dangerously. Sì, le persone vivono pericolosamente. Zaudio, usa il microfono, non si sente. Ma no, rosso il microfono. Ah, l'avevo tolto. Senti, voi mi azzeccate a capo. Insomma, sto microfono, mo. Facciamo così. Il microfono se lo metto qua, forse mi sentite meglio però. Ok, vabbè, dai, mi sentite? It was fine. It was fine. Meglio senza, ti sento benissimo. Senti, c'hai brutto. Peggio. Ma in che senso peggio se io sento che comunque va? Cioè io vedo che va. Coloro che dicono non va, no, tenetevi così. Per forza, è l'unica soluzione. I can hear fine for robotico, togli si sente, io non volevo più, basta, c'è da cheese. Ma non faccio più le live. E picchi, le facellate, pia. Umaro! Sfogato, andiamo avanti. Occidentalmente mandato, quindi questo già abbiamo letto, la mia ragazza e io stavamo limonando nel bagno di un locale, siamo riuscite in qualche modo a chiuderci dentro e abbiamo dovuto farci liberare dalla sicurezza. Non ho mai desiderato così tanto che la terra mi inghiottisse.
terra mia, arapat e aiuto. You are doing great, Zevdi. Thank you for being patient with us. I was joking. I was kidding. I was kidding. Kings Way Island, don't worry. Scusaci, Zevdi, siamo stupide. Esatto, stupide bimbe. What did they do in the public bathroom? I don't know. Relazione segreta con una ragazza. Segreta perché io non ero ancora pronta per il coming out. Spesso organizzavamo weekend fuori per goderci con più libertà il tempo insieme. Ricordo ancora quella volta che abbiamo perso la cognizione del tempo e ci siamo trattenute un po' più a lungo nella camera del B&B. Atmosfera perfetta, eravamo nel momento più... Io immagino quello... Ma chi si caga quando libera una stanza che deve arrivare quello? Già immagino il proprietario. Atmosfera perfetta, eravamo nel momento più romantico, passionale e privato della nostra breve vacanza quando sul più bello la porta si spalanca di colpo. Entrano le signore delle pulizie, vabbè immagino. Noi due nude sul letto, pietrificate, loro che ci fissavano anche se avessero visto... No, questa è una grandissima figuraccia pure questa, però scusatemi, ma è un luogo privato, anche se io la voglio liberare più tardi la stanza, non siete tenute ad aprire e a spalancare le porte, non capisco. Io pure una volta mentre stavo dormendo ero in un hotel anche, tra virgolette, abbastanza importante di Roma. Vi parlo del periodo di Miss Italia. Stavo dormendo, stavo facendo un lavoro devastante. Comunque la mattina, che erano? Neanche le 6. Comunque questa figlia o questo, non lo so, sinceramente. Aprono la porta. E faccio, ma come me ne sto dormendo? Ma t'ha a posto? Io mi sveglio e faccio, ma t'ha a posto? Boh, io ho detto spero che sia quella delle pulizie, perché altrimenti sono sconvolta. Io non capisco alcune di quelle delle pulizie perché lo fanno. Non lo so. Vabbè, comunque, vi stavo dicendo, povere ragazze, mamma mia, le denude sul letto pietrificate, loro che ci fissavano come se avessero visto gli alieni. Seguono attimi di silenzio durati un'eternità e poi finalmente chiudono quella maledetta porta. Boh. La mia ragazza l'ha presa a ridere, invece io mi vergognavo pure a uscire dalla camera per andare via. In quel momento mi sarei voluta sotterrare e adesso lo ricordo divertita. Voi cosa avreste fatto in questa circostanza, scusatemi? Zai, chiudi bene tu. No, io ho chiuso bene. Credetemi che io ho chiuso bene. Ormai metto pure non disturbare, chiudo bene, ma non se ne fregano proprio. Welcome to Zevdi's world. Io. Scioccata. Avrei chiamato il 118 che la vuoi finire? Chiedi se si vogliono unire. Ma va. Che commento, mamma mia. Questo è un commento molto maschile. Ero in una relazione aperta con un'altra ragazza. No. Era una scelta reciproca. Alzo le mani. Entrambe potevamo fare quello che volevamo senza particolari limiti, però tra noi c'erano spesso problemi e io finivo per sfogarmi con la mia migliore amica, raccontandole praticamente tutto senza mai dirle di chi stessi parlando. Dopo parecchio tempo ho scoperto una cosa assurda, loro due sono cugine. Ancora oggi la mia migliore amica non sa che la ragazza di cui le parlavo era proprio sua cugina e la mia ex non ha la minima idea che io le abbia raccontato tutti i nostri problemi. La parte più surreale, adesso ci ritroviamo spesso nello stesso gruppo di amici e ogni volta continuiamo entrambi a far finta di non conoscerci. Voi cosa ne pensate? Pure se non questa è inventata, dai.
so, raga, sembra tipo una cosa di un film. Boh. I lost all my Italian, so I didn't understand. Meglio così. Better this way, better this way. Io non riuscirei a stare in una relazione. La realtà spesso supera la fantasia. Comunque io mi sarei dovuta allenare. Anche oggi ci alleniamo domani. Ah! Io comunque continuo ad avere problemi alla schiena, neanche vado dall'osteopata. Ma da chi vado? Ad agosto. Sentite queste scroccarelle. Open relationships are hard. Allora, sono i 30 che si avvicinano. Oh, io mo ne devo fare 25, ne ho 24, sono ancora sotto il 25. Non dire così, non dire così. Mi sono ubriacata e ho rimorchiato una ragazza conosciuta durante una serata. La mattina. Allora, leggiamo questa. Ascoltate bene. Mi sono ubriacata e ho rimorchiato una ragazza conosciuta durante una serata. La mattina dopo mi sono resa conto che era l'ex del mio migliore amico. Dai, ma come fai, dai? Si erano lasciati letteralmente pochi giorni prima. Non avevo davvero idea che fosse lei. Hai addirittura rimorchiato una ragazza conosciuta durante... Cioè, tu l'hai rimorchiata. Io veramente, cioè, c'hanno le pigne in testa queste persone. Le pigne in capo. Cioè, non aveva mai visto la tipa del suo migliore amico? Esattamente. Boh, non lo so. Per me è sconvolgente una roba del genere. Le tue ossa fanno un buon suono, Mime es ahora amiga se alejó casi por un año y hace un mes de regreso y me dijo que nunca me ha visto me ha visto solo como amiga y no supe que se veía. Mamma mia, mi ho sempre chiesta quale tipo di alcol bevono queste persone per non ricordarsi niente. Jules, ma non venevo a pronuncia. Jules, sono d'accordo con te. Io non credo alle persone che dicono io non ricordo niente. Impossibile. Ero ubriaco, non ricordo niente. Ah, ma ti sei drogata, ok? Hai assunto un po' di alcol. È impossibile che non ricordi nulla, ok? Cioè, io non so che dire alle persone. Non me lo ricordavo, ero ubriaco. Ma va. Urlalo. Il tuo accento è fantastico quando dici Jules, Zeudi, Rachele, vaffanculo. Dipende se bevono tequila dimenticano. Mariangela, Vilo. Eia, ma quando mai? Può essere stordita, ma ricordi comunque, dai. Vabbè. Cerchiamo di vedere un attimo di leggere questa cosa qua, anche se non mi passo però. I went out dancing with some friends. We got drunk and one of my friends started flirting with me pretty intensely. Ecco qua. I swear I had never seen her that way because she's straight. Ma mi ha fatto cagare, già mi sto concentrando, parla inglese. Per leggere un po' questa pronuncia in merda. Chi è? Faccio saltare bellissima. Infatti.
Sì, tu. Già la prima, buona la prima. Vabbè. Allora, quindi, I swear I had never seen her that way because she's straight. Or at last that's what I thought until the night. That night. Io sentite, io non riesco proprio a leggere questa cosa, però lo leggo e poi ve lo spiego. Quindi, io ci provo, ma perché mia sorella mi ha distratta. Aspettate, facciamo caricare la chat. Io vi devo leggere. Colpa di Asia. Allora, io sono andata a ballare fuori con i miei amici e mi sono ubriacata. E uno dei miei amici ha iniziato a flirtare con me in modo intenso, carino, intensamente, intensamente. Vediamo se questa traduzione sta andando bene. Io giuro che non avevo mai visto lei in quel modo perché perché è etero. O alla fine, questo è cosa io ho pensato fino a quella notte, cioè che fosse etero, ma in realtà alla fine non lo era. Lei ha iniziato a toccare le mie gambe. We went to the bathroom. Noi siamo andate nel bagno e tu puoi indovinare cosa è successo in questo bagno. Noi abbiamo... Noi... No, vabbè. We walked out holding hands and spent the night together. The next morning I left her house before sunrise and we never talked about it again. And yes, she is still my friend and we even go on double dates together. Dai, si è conclusa bene questa storia. Si è conclusa bene questa storia. Esatto. Etero curiosa. Chi l'ha scritto? Comunque devo rileggere, perché mo devo rileggerlo questo testo. In inglese, vediamo. Devo concentrare. I went out dancing with some friends. We got drunk, and one of my friends started flirting with me pretty intensely. I swear I had never seen her that way because she's straight. Or at last that's what I thought until that night. She started touching my leg, and we went to the bathroom. You can probably guess what happened next. We walked out holding hands and spent the night together. The next morning I left her house before sunrise and we never talked about it again. And yes, she is still my friend. Ha 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 ha. And we even go on double dates together. Asia in the other room hearing this. Leggiamo questa. No, ancora più lungo questo. Leggiamo questo più piccolo. I have always been scared of churches in the night. Che è churches? La chiesa, no, church. Ah, church. Needed to church, like... È vero, mi ricorda la canzone Churches. Io ho sempre avuto paura delle chiese nella notte. Anch'io.
I have always been scared of churches in the night, so at 2 a.m. my girlfriend took me to one of them with a real creepy ambience and we had sex. Sorry, religious people. No, mo. Ma t'ha apposta, ma che si inventano le persone? I'm crying the way she pronounced it. Raga, ma che vi fumate per inventarvi queste storie? You going to hell, to hell. Come si dice inferno? Hell. I love how there is some English words so funny and sweet. Thank you. Hell. 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 Però almeno so cosa significa, ma non so leggerlo, capite? They hit the cannabis cookies. Brava. Right the first time, hell. Alcune persone fanno pure peggio, ma veramente, non faccio... La pronuncia troppo carina. Did you read the Noon story where they left the convent to be together? Ma che dici? In una chiesa? Siete pazzi? That was me, oh my god. So proud of you, so improved English, really. No. Really no. Quelle sopra sono più carine. Abbiamo messo in fondo le più bruttine. Ecco qua, ecco perché. Allora, ho portato avanti... Allora, questa qua, linea italiana. Ho portato avanti una relazione parallela... Ho portato avanti una relazione parallela mentre stavo con... Aspettate. Ah, ecco. Ha portato avanti una relazione parallela mentre stava con me da 2 anni e prima di mollarmi mi chiede di fare cose con lei e la sua amante. Ho detto di no, ovviamente, e lei tranquillamente... Ma non ho capito, questa è una traduzione secondo me, raga. Ha portato avanti una relazione parallela mentre stava con me da 2 anni e prima di mollarmi mi chiede di fare cose con lei e la sua amante. Ah, perché è una relazione lesbo-zeudi, non è un uomo e una donna. Ecco perché non capivo. Ok, mi chiede di fare cose con lei e la sua amante. Ho detto di no, ovviamente, e lei tranquillamente mi lascia. Amore, la dovevi lasciare tu. Io che non capivo. Making out is one of my favorite things to be, but my girlfriend isn't a good kisser and we always knock it. No. Ma t'ha post. I decided to send my partner a flirty message while they were at work. I wrote something very confident like you'll be thinking about me all day, except I sent it to the wrong person. My phone immediately became the most dangerous object Portami in my rispetto. house. Sono una Rachele, thank you so much. Rachele, Pirlantella. The worst part. The person who received... Ma io questo inglese non imparerò mai, non lo imparerò mai. The person who received it replied. Wrong person, but I hope you two have fun. Ma veramente se le inventano queste storie secondo voi? I have never turned off my phone faster in my life. E ci credo. Io l'avrei rotto direttamente.
Do you have... Ah no, questo no. $40 subs to 12,600. Ma devi andare a contare tutto. Subtitles. Ma come? Da Zoddi non hai mai mandato un messaggio più piccante alla persona sbagliata? Ma tutto a posto, ragazzi? Ma come c'è? Boh. Some of you read too many fanfic. Perché mi state scrivendo Iannone? Elodie boyfriend. Rachele ha preso ricevuto i soldi da X. In che senso? No, comunque posso dire, siete proprio delle birbantelle. Do you want to know what fanfics is, Zewdi? Che è fanfics? Fanfics. Svergognate, come vi permettete? Lei non sbaglia mai, raga. Zewdi, have you ever made out with a straight woman? No. Le fanfiction. Do you have any confession, Zezé? No. Non sai cosa sono le fanfiction? No. Non lo so. Perché c'è il telefono così piccolo quando questo è un tablet? Oh, finalmente! Suspectla, thank you. Se non fossero vere, hanno una fervida fantasia e potrebbero scrivere le sceneggiature di un film. Brava, Spinamenti! Sono d'accordo con te. Zeo, di cosa ne pensi del fatto che una calciatrice spagnola sposata con una donna e con un figlio... Aspettate, però non mi scrivete sì. The Republic. Allora, leggiamo. Aspettate che mi si deve caricare il messaggio. Comunque io ho capito che questi occhiali mi fanno venire mal di testa, se non mi sono decentrati. Zesi, cosa ne pensi del fatto che una calciatrice spagnola sposata con una donna e con un figlio avuto insieme sia stata ingaggiata? Grazie Ramone 310. Thank you so much. Allora, aspettiamo un attimo. Sia stata ingaggiata da un club dell'Arabia Saudita e che questo club l'abbia obbligata a cancellare tutte le foto con sua moglie e suo figlio. Ok, la pagano $1 milione all'anno, ma io non accetterei mai che mi obbligassero a cancellare mia moglie solo perché sono lesbica. Brutta cosa, raga, questa. Allora, partendo dal presupposto che io non l'avrei mai fatto, ma semplicemente che sono una persona diversa da questa calciatrice spagnola. Grazie Sim 8104. Ma vi dico che è facile sempre giudicare le scelte di qualcun altro quando non si sa in realtà il perché sono state prese queste scelte, e penso che avrà avuto sicuramente le sue ragioni. Non la giudico, posso dire che io avrei agito diversamente perché nessuno può comprare la mia libertà. Comunque per me è un senso di libertà fare ciò che voglio, però evidentemente si è preclusa delle cose per dare un futuro evidentemente migliore al proprio figlio, perché comunque raga non sono spicci €1 milione, evidentemente ne aveva bisogno e non lo so, avrà sicuramente fatto le sue scelte rispetto a quello che è il suo vissuto.
Io in prima persona non l'avrei fatto, però c'è chi ha le necessità e ovviamente lo fa. Per me la mia libertà non si compra, anche se sto veramente in super difficoltà, anche no, però evidentemente uno ci si deve trovare dentro per comprenderlo realmente. Quindi poi con un figlio, raga, io lo parlo comunque con una mentalità da ragazza e quando si ha un figlio è diverso, ragioni anche in base a quello che puoi dare a tuo figlio e ti metti in secondo piano. Sicuramente non è un qualcosa di bello da vedere perché poi tuo figlio un domani lo comprende che tu hai fatto questo gesto e ti sei preclusa la libertà con tua moglie e la tua famiglia stessa, ma comunque non è che è fondamentale vivere sui social. Anzi, io più che altro non avrei eliminato le foto, ma mi sarei totalmente cancellata dai social. Se poi fai questa scelta, non elimini le foto, ti togli dai social, perché poi o è una cosa o è un'altra. Quindi non lo so, io la vedo così. Però io non giudico, nel senso lei ha fatto le sue scelte evidentemente perché si sentiva di fare in questo modo. Allora, se a me fossero serviti i soldi, se mi fossi trovata nella sua circostanza, io avrei pensato sicuramente a mio figlio nel dargli un futuro migliore, perché non, cioè, alla fine, raga, non prendiamoci in giro, i soldi servono in questa vita, però non sono tutto. Però invece di eliminare le foto, eliminati proprio dai social e accetta il contratto. E anziché togliere le foto, cioè, io avrei detto no. Cioè, al massimo mi elimino dai social e accetto, oppure se proprio sto in delle condizioni assurde e so che comunque c'è un figlio, ma comunque penso che non sia un buon un insegnamento anche per il figlio in futuro. Precludersi delle cose per soldi e la propria libertà penso che non ha prezzo, ecco. La verità è questa. Voi cosa ne pensate? Portami rispetto. Sono una Raga, non ci deve andare, ma vedete voi quando vi offrono 1 milione di euro e avete un figlio da crescere? Cioè, voi vi dovete trovare dentro le circostanze. È facile a giudicare sempre. portami rispetto. Adriana Kutz, Sono thank una you so much. Thank you. Io penso esattamente ugual di Giustadi, grazie per di Giustadi, thank you per le 10 subs. Allora, voi cosa ne pensate? Vabbè, che nel calcio le donne vengono pagate 2 spicci? C'è anche da dire questo. Difficile inserire una clausola del genere nel contratto, ma probabilmente hanno preso questa decisione in famiglia. Portami Cose rispetto. loro, raga. Sono nata palestica. Biscotti Anna, grazie. Grazie Biscotti Anna. Alla fine ha solo eliminato le foto, non si è divorziata, esatto. Non dimentichiamo che i social non sono la vita reale, e questo ho detto io. Cioè, io mi sarei direttamente cancellata sui social, o comunque puoi anche mettere il profilo, come si dice? Mi sa che c'è questa funzione che non lo elimini, ma archivi proprio il profilo e lo riprendi, che anche se la gente ti cerca non c'è, però lo puoi riattivare. Alla fine, infatti, la vita reale è altro, infatti, raga. Ho sicuramente deciso con la moglie non si può giudicare, semplice, sono d'accordo. Il profilo serve perché lavora con sponsor e pubblicasse cose lavorative e non con la famiglia. Scusatemi. Se deve avere una coerenza lavorativa e ha deciso così, evidentemente l'ha fatto più che altro per questo, perché non penso che si possa mettere una clausola del genere.
discuss with your partner first about the situation because money can help your family, but never allow yourself to hide who you are for money. Nobody really knows what goes on behind closed doors, but I'd hope the decision was taken with her wife and family. Dot Lagotto, I agree. I'm saying right this. Comunque. Ah, bello. I can only speak for myself, but I could never trade my freedom for any job or any amount of money. Esattamente. Raga, ognuno parla per se stesso. Nobody... Ok, questo l'ho già letto. What's going on? What's going on? My freedom can't be bought. Trevi di Palma. 26. Marta anche CR7 era ricco ed è andato in Arabia per aspettate, prenderne di più. Lei ha 35-40 anni, già andrà in pensione, quindi sì, i soldi le serviranno. Ok, change the subject. Te amo, te saludos de Mexico. Mexicao. Amer 10 93. Finalmente! Grazie. Allora. Ho avuto una cotta a 15 anni enorme per la mia insegnante di religione. Aspettavo con ansia le sue lezioni e ogni volta che mi parlava diventavo rossa. Non l'ho mai detto a nessuno fino a oggi. Maro. Porto di rispetto. Ho capito le mani male sembra tutto brutto. Ma grazie Disil 03. Thank you so much. Felicia, grazie per le 10 subs. Questa qua professoressa di religione. Spero che fosse bella almeno. Ma sai, di solito quelle di religione sono sempre vecchie. Mary Marfella, sono d'accordo con te. Estamos casi, no. Chiesa, no. Can we get an outfit check? No, stasera no, sono in pigiama. I vanno a casa, si dice a Napoli. Allora, purtroppo io incontro solo casi umani e l'ultimo che ho conosciuto durante una cena ha deciso che doveva assolutamente imboccarmi. Al mio rifiuto si è preso talmente a male che non ci siamo più rivisti. Ma è tutto a posto. No, vabbè. Cioè, tu stai bene anche con un sacco dell'immondizia, grazie, ma non è così. Ero una tirocinante e lavoravo a stretto contatto con una donna che era la mia superiore. Non avevo mai avuto una relazione con un'altra donna, ma poco a poco mi sono innamorata di lei. Dopo una festa ci siamo baciate e quel momento ha scatenato un enorme conflitto dentro di me, perché sono cresciuta in chiesa e non avrei mai immaginato di vivere qualcosa del genere.
Qualche tempo dopo ho cambiato tirocinio e abbiamo iniziato una relazione. Oggi è tutto finito, ma lei continua a essere il grande amore della mia vita. Ho avuto altre relazioni, ma tornerei da lei senza pensarci due volte. Ci tengo a precisare che abbiamo quasi la stessa età e una relazione economica simile. Ci sono amori che il tempo non riesce a cancellare. Perché sta precisazione, poi non ci ho capito, però beh. Novela turca. Non si saprà mai perché è finita. Perché forse era troppo di chiesa. I watched a film about this before. Hai visto? Questi sono i film che danno su TV8. Vero, raga? Poi mi fate morire. Ho 18 anni e non ho neanche dato il primo bacio. Amo, stai tranquillo, tranquilla. Lo sai perché? Perché io conosco persone che non l'hanno dato a 24 anni, che sono mie coetanee, capisci? Beh, capita ad alcune persone. Che dolore. Portami rispetto. Sono nata palestica. Grazie Jacob, che 10. Ma no, raga, sto vedendo che mi fa male il dito. Ah. Non mi devo fare un po' di fisioterapia a sto dito, non lo so. A volte ci penso, sapete? Però mamma non sta Portami ritornando alla rispetto. sensibilità. Sono nata palestica. Naturale. Poi la cicatrice è migliorata. Qua mi sono invece fatta male con la vite. Vedete? Allora, we told you to go to a doctor but didn't listen. I know. Ma salutiamo Luigi. No, vabbè. Daddy, will you ever tell us how you meet Scarlett? No, non ve lo dirò perché è una cosa privata. Portami rispetto. Sono nata palestica. Avocado if Marilla 10, grazie. Avocado di merda. Vabbè, non è stata colpa dell'avocado. Io pensavo che di non averlo neanche più il dito, quindi ringrazia il Padre Eterno, Zevi. Che ce l'hai ancora, lo puoi muovere ed è soltanto questo. Ma quanti mesi sono passati, secondo voi? E hai la sensibilità soprattutto, no, no, sì, ce l'ho la sensibilità.
Era Pasqua. Pasqua. Ma che dici? 4 mesi. Già sposati 4 mesi, scusatemi. Oh, finalmente! Sì, ringraziamo che va meglio. Twitch anniversary, we need a party. Party, party. Lo so, lo so. Chi lo sa, è vero, raga. Ma poi c'è qualcun altro che si è tagliato come mi sono tagliata io? Falls KP. Grazie per le 5 subs. Tra 4 mesi e Santo Stefano. Chi l'ha scritto? Ah, non riesco a farvelo vedere. Guardate questo taglio qua. Questa vite che mi è entrata qua dentro. Devo togliere questa pellicina, mi dà un fastidio. Vabbè, ecco. Niente, non riesco a farvela vedere. Cosa farei per l'anniversario su Twitch? Chi lo sa? Che giorno è, raga? Ricordatemelo, il 15 settembre. Incredibile, l'ho ricordato. Un anno su Twitch. Dovrei fare una ecografia comunque, sì. Mamma mia, la prima live a settare tutto. Già è passato un anno quasi, raga. Oggi è la giornata del cane, davvero? Annie dorme? Annie? Penso di sì. O starà con Asia. Facciamo ecografia per il 15 settembre insieme, per favore. Vogliamo fare l'ecografia con te, per favore. Rachele. Allora, io devo andare a fare questa ecografia. Una volta che faccio l'ecografia ve la mostro qua in live. Però a settembre, raga, adesso è tutto chiuso. Sembra che qua vuoi fare una cosa, no, siamo chiusi. Sto morendo. Siamo chiusi. È a settembre puoi morire, non puoi morire adesso che è agosto. Che significa Anna Paola è tornata? Ma voi mi fate morire. Un anno in cui ci hai regalato tantissime emozioni, sorrisi e battiti di cuore. Dai. Ecografia di cosa? Del dito, Felicia, del mio dito. Per capire se mi sono danneggiato un nervo. Zio, di quando vas de vacaciones? Vorrei saperlo anch'io. Credi, vorrei tanto saperlo. Io penso che non lo muovevi proprio. Tu dici, Mary? Mary, tu che sai di questi tagli, rassicurami un poco.
Mary, ti prego. Fidati, tengo esperienza. Mamma mia, già fa per il buono che sta fuori. Vedete come si è sanata bene però esternamente? Cioè quello è da qua a qua. Tutto questo. Si è sanata abbastanza bene, dai. Aspetta che scatto la lastra. È normale che la parte sia più sensibile, ma sta bene. No, vabbè, sì, è più sensibile, però... Ma fin troppo, cioè quando faccio così sento ancora quella sensibilità del taglio, non mi piace questa cosa. Oh, finalmente! Keiwo-cha. Keiwo-cha. Thank you. E niente, raga. Secondo te nelle ultime 30 live quante volte parlo della mano? Uff, tante volte. Oh, finalmente! Sono un chirurgo della mano, ti garantisco che hai subito una lesione. Felicia. E tu mo me lo dici che sei un chirurgo della mano o mi stai prendendo in giro? Sì, anche a me era successo con il tempo. Con il tempo piano migliorerà. Ok, meno male. Sarebbe tempo, dai, sono passati soltanto 4 mesi. Giusto? Non migliorerà, raga, perché dovevo intervenire subito, intaccate il nervo, ma vaffanculo. Dalla prima live a oggi sempre una garanzia. Grazie Zeodi per aver creato una community così bella per tutte le ore di intrattenimento che ci regali. Bocca perfetta, thank you. Thank you, bocca perfetta. Anyway, raga, io voglio ringraziare per i beats Biscotti Anna, Laurbus, Valentina Cama. Grazie, raga. Davoli 123 vale Mar 2024 vale URL Pepa 1405 Evenge Argentina. Grazie. E invece per le subs voglio ringraziare Sally 526. Thank you so much Sally. Chic62, grazie. Shiki Shiki. The Republic, grazie. De Sil 03, Felicia 134444, Suspect LA, Suspectla, MG, MJ111ABZ, Captain America, la Madrid 015, grazie, X Panda 721, grazie.
Ce la faccio, io sono proprio, guardate. In my opinion, I've a cat like yours, but not as deep. It's normal it will feel more tender for a long time, months later, even to it has healed because of how deep it was mine. A good 6 months. Ok. Ok, raga. Tra 2 mesi aggiornamento del dito con la speranza che migliori, ok? E niente. Spoiler, ci aggiorna ogni live. Dai, che mi amate. Buonanotte bellezze. Thank you to everyone for following this live. Gracias a toda la gente que miró esta live aquí. Thank you to everyone. Notte papa lesbica. Good night. Good night. Buonanotte ragazzi, ci vediamo prossimamente su questi schermi. Vi voglio bene. Grazie per sopportarmi e supportarmi come sempre. Peace and love. Ci vediamo prossimamente. Ciao bellezze, buonanotte, buon pomeriggio, buona mattinata, buon tutto a tutti. Un beso muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Un beso.